Ciao, sono Kiko di B00. In questo video farò una spiegazione del metodo di controllo dei codici sorgente Git. Git è un sistema di controllo delle versioni per tracciare cambiamenti di file all'interno di una cartella ed è stato creato da Linus Torvalds nel 2005 per lo sviluppo del kernel Linux. Prima di iniziare però è necessario installarlo. Su Windows è necessario scaricare Git SCM, mentre su Linux, assicurandosi di avere i privilegi di amministratore, basta scrivere al terminale ptget install git GUI. Un'altra cosa che ci tenevo a specificare è che in questo tutorial tutte le operazioni che eseguirò su Git GUI saranno correlate ai comandi nella riga di comando. Una volta installato andiamo a creare una cartella che conterrà il codice sorgente. Nel mio caso la chiamerò test e conterrà solamente un semplice file chiamato main.c. Proseguiamo con la creazione della repository. Su Windows cliccando col tasto destro su un punto vuoto della cartella e selezionando Git GUI here, mentre su Linux apriamo un terminale nella cartella e scriviamo Git GUI. È importante notare che se si vuole aprire un terminale per Git su Windows è necessario cliccare col tasto destro sulla cartella e cliccare Git bash here, mentre su Linux è sufficiente aprire un qualsiasi terminale. Da qui clicchiamo su Create New Repository, nel menu successivo selezioniamo la cartella contenente i sorgenti, nel mio caso la cartella è test, e infine clicchiamo su Create. L'interfaccia è particolarmente semplice, a sinistra e in alto abbiamo i file modificati che però non verranno inclusi all'interno della repository, mentre a sinistra e in basso abbiamo i file modificati che verranno salvati nella repository. Nel grande spazio a destra e in alto c'è un'anteprima delle modifiche del file, mentre a destra e in basso abbiamo una grande casella di testo utilizzata per descrivere i cambiamenti. In genere nella prima riga ci va il titolo del commit, in questo caso scriveremo first commit, nella seconda riga successiva una breve descrizione dei cambiamenti, per esempio added main.c. Un commit è un insieme di modifiche effettuate che dovranno essere inserite nel repository. I pulsanti a sinistra della casella hanno queste funzioni: rescan ottiene gli ultimi file modificati, stages changed aggiunge al commit i file modificati, in Git GUI sono i file presenti nell'elenco in alto a sinistra. Sing off serve per aggiungere una sottospecie di autocertificazione per il commit, però premendolo, nel caso sia la prima volta che usiamo Git, ci darà errore perché è necessario specificare il nome dell'utente e la relativa email. Per farlo andiamo sul menu Edit, Options e compiliamo i primi due campi con l'username e la mail. Commit serve per salvare le modifiche nel repository. Anche qui è necessario aver configurato l'utente, come visto per sign off. Push serve per caricare le modifiche alla repository ad un server tipo GitHub o GitLab, ma lo vedremo meglio in seguito. Un altro comando importante che però non è disponibile su Git GUI è il comando git clone, in quanto permette di scaricare una repository remota tenendo tutte le modifiche. Per esempio adesso andrò a scaricare il repository contenente il firmware stampante 3D Marlin scrivendo git clone e l'URL. Tornando al comando push, dobbiamo prima aggiungere un repository su GitHub o GitLab. Poi torniamo su Git GUI, andiamo nel menu remote e clicchiamo su add. Da qui nel nome ci scriviamo origin e su location ci mettiamo l'URL della nostra repository. Nel mio caso metterò un link di un mio server con GitLab. Infine clicchiamo su add. Adesso clicchiamo sul pulsante push e ci focalizziamo nella parte inferiore. Nel gruppo Destination Repository sono disponibili due scelte. Nella prima, Remote, è possibile selezionare il server in cui si vogliono caricare le modifiche. Dato che ne abbiamo solamente uno configurato, selezioniamo Origin, mentre nel secondo è possibile inserire l'URL di un repository non presente nell'elenco precedente, che verrà utilizzato solamente in questa occasione. Mentre sotto Transfer Option è possibile selezionare Force Overwrite Existing Branch per sovrascrivere tutto il contenuto del repository sul server con le modifiche effettuate localmente. Use theme pack è invece utilizzato per ridurre il tempo di upload e infine include tags è una funzione più avanzata di Git che non andrò a spiegare in questo video. Infine basta semplicemente premere push e dopo aver effettuato il login verranno caricate le modifiche. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciate un mi piace e per qualsiasi altro dubbio non dubitate a scrivere un commento qui sotto.